entrerà insieme a noi sia ad Andrea che ci ha raggiunti in questo momento. Ciao, buongiorno. Ciao Andrea, ciao Cristina, benvenuti, grazie per l'onore che ci avete fatto. Ragazzi, più di 2 milioni di dischi venduti Lacuna Coil, direi l'anima dei Lacuna, o almeno la voce dei Lacuna Coil, Andrea e Cristina. Ciao a tutti, scusate la verticalità del mio video, ma stamattina sono venuti a prendere il PC perché devo fare degli upgrade e ho provato a spostare, ma anche girando il telefono viene un po' così. Perdonate. Se no ti guardiamo così, se vuoi possiamo guardarti così. Andrea, benvenuto anche a te. Grazie mille, io vi seguo, ogni tanto vi seguo su YouTube quando mangio, quando ho un po' di tempo, mi guardo le repliche. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, ragazzi, stavo dicendo Lacuna Coil, si può dire il gruppo, la band più milanista sulla faccia della terra? Ma più milanista no, però diciamo che 3/5 dei Lacuna Coil tengono il Milan, quindi E gli altri due non seguono il calcio, quindi... dai. Ma sabato sera voi eravate in concerto, Chris, se non sbaglio, perché ti ho scritto proprio perché alcuni tifosi venerdì hanno detto io sabato sarò al concerto della Cuna Coil, se perde l'Inter mi aspetto che Cristina, Andrea, insomma la band faccia qualcosa. Cos'è successo? In realtà, guarda, siamo stati bravi perché non abbiamo neanche infierito dal palco, però devo dire che il concerto era stato organizzato in maniera tale da iniziare dopo la partita, perché volevamo che insomma i nostri fan avessero il tempo di godersi la partita. Il nostro tour manager è interista super sfegatato, quindi ha portato il suo computer, ha usato la sua connessione e devo dire che insomma c'è una foto molto carina anche con me e Andrea e un altro nostro amico dietro di lui con le mani a busta dietro la schiena tipo Umarell, che insomma osservavamo la partita un po' gufando. Ma perché non avete fatto tifo per la squadra italiana? No. Io sì, per la Fiorentina, sì, ho fatto tifo per la Fiorentina, per la Roma, non proprio tifo, però anche se vinceva non mi dispiaceva, ma l'Inter e la Juve non ce la posso fare a tifarle, anche se sono italiane. Ma vi faccio una domanda difficile, perché l'Italia no, scusa, Cri, vai. No, vabbè, siamo stati bravi, dai. Siete stati bravi. No, vi voglio fare una domanda difficile perché mi stavo domandando questa cosa prima di venire in onda. Cioè, ma potendo scegliere l'anno prossimo, conoscendo anche già il risultato finale, Milan in finale di Champions oppure Inter sconfitta in finale di Champions? Perché non lo so che cos'è meglio, ragazzi. A me ha dato comunque un estremo godimento. Qui la sportività è alla base. Qui la sportività è alla base di tutto. No, beh, comunque preferirei noi che vinciamo un'altra Champions, insomma, così li distanziamo ancora di più. La Juve non la contiamo neanche perché comunque la distanza è siderale, però l'Inter si poteva iniziava ad entrare insomma in zona pericolosa. Magari sarebbe anche io ho la stessa risposta, perché ovviamente ci tengo più alle nostre vittorie che alle sconfitte degli altri. Le sconfitte degli altri insomma fanno un po' piacere qualora tu non ti possa trovare nella stessa situazione. Beh, anche perché non so se voi eravate allo stadio, ragazzi, io ero allo stadio nei derby, nella semifinale, l'abbiamo sofferta parecchio. Poi tutta la mia famiglia, ad esempio, sono interisti, per cui non so voi, ma l'ho vissuta veramente malissimissimo, proprio. No. Vabbè, comunque. Noi per fortuna eravamo negli Stati Uniti quando eravamo in tour in America e quindi ci siamo più o meno evitati. È arrivato qualche WhatsApp così, però niente di live. Io infatti il ritorno non l'ho neanche guardato, anche se avevo l'app per poterlo vedere anche negli Stati Uniti, ma mi aspettavo che ormai finiva così, visto l'andata, e allora non l'ho neanche guardata. Cri, eravate negli Stati Uniti a scrivere, mi stavi dicendo, il nuovo inno del Milan. Ce lo puoi anticipare? Beh, non sarebbe bello, ti piacerebbe? Sempre con noi, è questo finito. No, eravamo in tour con i Lacuna, siamo stati via poco più di 3 settimane, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo suonato forte, potente e
E niente, non ci siamo guardati effettivamente la seconda partita, è vero, ha ragione. Ma qualche giocatore del Milan l'avete conosciuto, qualcuno che apprezza la vostra musica, che ve l'ha detto, con cui siete entrati in contatto, eccetera? Vi è mai capitato? Dove, scusa, non ho capito l'inizio della domanda? I giocatori del Milan. Giocatori del Milan, noi conosciamo, non è un giocatore, ma conosciamo in contatto tanto con il Milan, che è un nostro amico e fan anche, ma giocatori non sapevo. No, giocatori no, di quelli che ho incontrato no, ma comunque erano tutti. Di recente ho incontrato Franco Baresi perché era in aeroporto quando, cioè in realtà non è così di recente, qualche mese fa, perché quando c'erano i sorteggi della Champions a Istanbul, se non sbaglio, infatti, io stavo andando negli Stati Uniti perché poi avrebbe iniziato un tour da lì a 10 giorni e l'ho incontrato proprio in aeroporto, ho fatto la foto così, però non credo che conoscesse particolarmente la nostra musica perché diciamo forse di un'altra generazione. Però ogni tanto faccio un piccolo programmino su Twitch che si chiama Rock and Goal, dove io e Mario Riso, che è un batterista italiano super interista, intervistiamo delle ex glorie del calcio. Abbiamo avuto Becalossi, Filippini, insomma un bel po' di ex giocatori di Serie A, sia dell'Inter ma anche qualcuno del Milan. E alcuni sono dei rockettari sfegatati e suonano, sono appassionati proprio di chitarra o chitarristi, Massimo Paci, insomma una serie di allenatori e giocatori e giornalisti sportivi anche abbiamo intervistato e quindi c'è comunque un certo fermento anche rock anche nell'ambiente, però Quindi diciamo Andrea, giocatori quelli più giovani no. te la chiedo Non ho sentito. proprio terra a terra, perché la sensazione è che i giocatori ascoltino un po' una musica di merda. Qui abbiamo sdoganato un po' tutte le parolacce, cioè, non so se siete d'accordo su questa cosa. I giocatori moderni sì, i giocatori di adesso abbastanza, non tutti, magari non li conosco tutti ovviamente, però molti, ma non di merda per forza, però comunque ascoltano molto poca musica, diciamo, che dà la carica, secondo me. Infatti molti di questi ex giocatori che adesso allenano le giovanili, eccetera, dicono che loro pompano appunto la musica rock per questi giovani per dargli la carica perché loro non la conoscono, magari arrivano con le cuffiette, con la trap, così, allora poi loro gli mettono delle canzoni hard rock, metal, rock, e questi si gasano comunque perché si accorgono che è più adatta in realtà ad allenarsi o a caricarsi che non la trap, però non conoscendola non la Ma ascoltano. scusate, mi prendo io la responsabilità. Se c'è qualcuno del Milan all'ascolto, e c'è di sicuro, nella playlist prima della partita, quando entra in campo la squadra, eccetera, cioè non possono mancare i Lacuna Coil, perché prima di tutto sono vecchi cuori Ma è rossoneri Teo il come noi. DJ, Poi- Edo. Cosa, Dobbiamo Leo? dirlo a Teo, cioè Teo Hernandez, dobbiamo dirlo a Teo Hernandez, è il DJ, è lui il DJ della squadra. Bisogna portargli gli album, bisogna dargli una cultura da questo punto di O vista. se no possiamo scrivergli una canzone apposta, quello siamo sempre disponibili, Ma basta l'inno che ci del Milan, contattano, noi volentieri. l'inno del Milan, Andrea, quando lo vogliamo scrivere? Ma noi è E una vita. noi quando vogliono. Quando... Magari. Avevo fatto un appello tempo fa, eravamo proprio sulla pagina del Milan con Sì. Lollo, insomma, live, e avevamo fatto un appello, c'era ancora Gazzidis, ho detto, dottor Gazzidis, noi siamo qui pronti per fare la Allora canzone. noi facciamo di più, ragazzi, visto che ce li avete scritto in tanti, portare in Lacuna, li state facendo un sacco di complimenti, eccetera, apriamo una petizione su change.org alla dirigenza del Milan, a Jerry Cardinale, chiedendogli il nuovo come si chiama, inno del Milan scritto da Lacuna Coil. Voi avete una dimensione internazionale, l'abbiamo detto prima, lavorate tantissimo negli Stati Uniti, per cui qui in chat vi chiedo scusa per la serietà della domanda, però vi chiedono un po' come vedete questa cosa, questo Milan americano si sta facendo molto discutere, soprattutto no, dell'approccio di Redbird con l'allontanamento di Maldini, eccetera, eccetera. Voi che appunto avete questa visione molto più internazionale rispetto a noi, che dite? Ma parlo io, poi dopo Andrea va più nel tecnico. Io parlo di cuore, mi è dispiaciuto tantissimo vedere Maldini fuori, perché Maldini è una parte fondamentale del Milan, quindi io capisco che ci siano delle meccaniche particolari legate al business dietro,
ma un po' mi manca il cuore della squadra, mi manca anche tanto il fatto di potermi affezionare davvero ad ogni singolo giocatore. Adesso farò la nostalgica, però io per esempio sono sempre stata una mega fan di Ringhio Gattuso, non chiedermi perché, ma mi è sempre piaciuto tantissimo. E adoravo proprio questa passione per il gioco, per la squadra, senza per forza doversi mettere in mostra. Ed era una cosa che sinceramente mi legava veramente tanto al Milan, perché mi sembrava un pochino di tifare per una squadra di quartiere, no? Che giocava per me, ovviamente in scala molto più grande. E di Maldini mi è dispiaciuto veramente un sacchissimo, sacchissimo. Ci sono rimasta. Beh sì, ovviamente Baldini è dispiaciuto a prescindere dal motivo per cui è stato fatto, dal modo in cui è stato fatto, che forse si poteva fare in maniera un po' più soft, però capisco anche che non è una cosa facile da fare, perché comunque mandare via una persona in quel ruolo non è che non può essere in maniera felice e contenta, no? Però penso che sia anche normale per il tipo di proprietà che abbiamo adesso che le dinamiche siano queste, cioè nessuna grande squadra gestita da un fondo o comunque da una serie di persone, non da un proprietario come era una volta, insomma, ha queste dinamiche, ha le dinamiche dove mette dei manager e non degli ex giocatori a fare quei ruoli lì. Cioè, poi i risultati li vedremo, si vedrà se sarà per il bene o per il male, speriamo per il bene ovviamente. E quindi al di là del dispiacere personale per Ronaldinho e l'ammirazione e la gratitudine anche ovviamente per la sua carriera, per quello che ha fatto in questi 2 anni, 2 o 3 anni, insomma anche di recente anche, ma sicuramente è normale che un'entità come Red Bull agisca così, no? È una cosa che in tutte le squadre di NHL, NBA, NFL funzionano tutte così, perché lo sport professionistico a livelli dei giorni d'oggi, no? Diciamo che la realtà di oggi è questa, nel calcio, ma non solo nel calcio, lo vediamo anche noi nella discografia. Va così. Chris, stavi dicendo? Ok, perché non ti Certo. sentivo, scusa. Per Nella vita, competere, tu dici, ma anche vi ho nella perso? Vi ho perso. Era andata via un attimino la Chris, adesso. Mi sentite? Eccola, adesso sì. Ecco, no, dicevo che, come diceva Andrea, è la realtà di oggi, ma non solo nel calcio, in generale ovunque si parli di grandi organizzazioni e si parli di business, perché va così, si cambia il posto di alcune pedine e si continua ad andare avanti. È ovvio che la componente emozionale è sempre molto forte, soprattutto quando si parla di una squadra che dalla nascita, perché in famiglia magari tenevano tutti la stessa squadra, insomma la si sente proprio parte della stessa famiglia. Poi magari molti fans, diciamo, molte persone non conoscono queste dinamiche perché non le hanno incontrate magari nell'ambiente di lavoro e quindi non sono abituati a questo tipo di cambi così drastici, mentre noi che lavoriamo anche noi con una delle aziende, comunque la nostra casa discografica è stata assorbita dalla Sony un po' di anni fa e quindi è cambiato tutto dalla piccola entità indipendente con la sua palazzina, eccetera, è stato tutto trasferito nei grandi uffici della Sony, nelle grandi città, dove hai a che fare con una burocrazia molto più elevata, tempistiche molto più lente, un sacco di cose che prima non c'erano perché c'era un contatto diretto, ma è cambiata proprio la discografia, ormai tutto funziona con le grandi aziende, hai a che fare con Spotify, con Amazon, con Apple, insomma con grandi aziende che tutte vengono gestite così. Non dico che sia un bene o che sia meglio, è semplicemente la realtà con cui abbiamo a che fare. Certo, come è cambiato il mondo della musica. Vi volevo domandare, abbiamo parlato di Maldini, c'è stato un altro addio, insomma, quello di Zlatan Ibrahimovic. Esatto. Vedo Cristina che... Io ho pianto, dico la verità. Anch'io. Cioè, nel senso, mi sono emozionato perché non capita tutti i giorni di assistere a una pagina comunque di storia, stiamo parlando di storia sportiva, però una pagina di storia, voglio sentire anche la vostra, come l'avete vissuta, anche perché vedere uno come Ibra, cioè un duro, no? Con l'occhio umido. È stato davvero commovente, è stato un dispiacere, ovviamente credo che un po' ce lo aspettavamo, nel senso che comunque fortunatamente, insomma, non ha più 20 anni, probabilmente, insomma, vuole fare altro, però mi è dispiaciuto un sacco, perché comunque ha portato un sacco di energia al di là della sua
bravura, della sua qualità come calciatore, è stata una figura importante anche per motivare la squadra, che è una cosa alla quale a volte non si pensa, ma un leader all'interno della squadra che faccia un po' il culo agli altri giocatori, che li carichi prima della partita, è importante, è fondamentale, perché al di là della tecnica ci vuole l'unione della squadra stessa, che deve entrare in campo motivata e deve mirare alla vittoria. E quindi insomma una figura come Ibra che se ne va è una bella perdita. Chi è il vostro Ibra? Chi è il vostro Ibra, quello che fa il culo, che dà la carica quando... Ma Guarda, forse Marco. Acuna Marco è quello che diciamo tiene un po' le file a livello lavorativo sulla musica. Andrea è quello che tiene le file per tutto quello che riguarda la parte, diciamo, burocratica, diciamo così. Manageriale. Esatta. Sono il Gazzidis della situazione. Stessa pettinatura, peraltro, Sì, uguale. Quello che management, concerto, organizzazione, commercialisti, tutte quelle cose lì, ma ognuno di noi ha un compito ben definito anche all'interno dei Lacuna Coil, forse anche per quello che funziona così bene, no? Perché ognuno si è specializzato nella propria cosa. Dal 94, se non sbaglio, quindi insomma di strada ne avete fatta. Prima di arrivare alla scrittura del nuovo inno del Milan ne avete fatta di strada. Andrea, anche te su Ibra? Beh, anch'io mi sono commosso, la lacrimuccia è scesa ovviamente, anche perché appunto come hai detto tu, vedere lui commosso non è da tutti i giorni. E poi secondo me è stato un addio bellissimo, cioè è stato proprio dopo una vittoria, il campionato è finito, tutta il pubblico ancora lì, è stato proprio bello vedere anche i suoi compagni commossi, i figli, la moglie, cioè è stato proprio un bel addio. Ha fatto la scelta giusta secondo me a mollare in questo momento, perché magari sì, poteva anche andare a giocare in una squadra più piccola, farsi ancora un anno o due, però alla fine dei conti gli serviva, no? Cioè, non penso avrebbe avuto uno stimolo così forte. Uno come lui è abituato a essere comunque il top nei top livelli, non in un secondo livello, no? Quindi ha fatto bene, secondo me, ha preso la scelta giusta. Forse questo ha reso ancora più difficile il giorno dopo, quando poi è successa la cosa di Maldini. Era appena successa, Ibra se n'era andato, se ne va anche Maldini. Allora le persone forse hanno visto crollare un mondo, no? In pochi... Poi se è andato anche Berlusconi adesso, E tra l'altro, esatto, volevo a aggiungere, livello perché al di là- milanista cioè, un vostro stata ricordo, una qui chiedono serie di... un vostro ricordo legato al Milan di Berlusconi, a quei 30 anni con luci e ombre, perché poi ci sono stati anche gli ultimi 10 anni, ragazzi, Certo. che non ci dimentichiamo. Però io dico sempre, noi abbiamo vissuto, poi la nostra generazione, io sono dell'83, per cui l'anno che mi sono avvicinato a calcio è stato l'89, Vi ho perso. la prima Coppa dei Campioni, per cui faccio parte di quella generazione. Non so se mi avete perso. No, adesso sei tornato, sei stato frizzato un minuto. Dicevo, noi siamo la generazione nata e cresciuta a pane e Coppa dei Campioni. Quello che abbiamo vissuto noi non solo non lo rivivremo più, e questo ormai ce ne siamo fatti una ragione, ma probabilmente non lo vivrà mai nessun tifoso al mondo, cioè 30 anni sulla cresta dell'onda come siamo stati noi. Allora, un momento legato a questi 30 anni, secondo voi, a cui siete più affezionati, che sia più rappresentativo, non lo so. Ma allora, io mi ricordo un episodio, ero proprio bambino, era appena iniziata l'era Berlusconi, sono andato con mio papà, mi sembra fosse al vecchio Pala Trussardi, insomma, Pala Sharp, come si chiamava, e c'era la presentazione dell'inno, quello di Tony Renis, quello Milan, Milan, sempre, insomma, quello classico vecchio degli anni '80, e sono andato alla prima presentazione e c'era anche Berlusconi, c'era Tony Renis, mi ricordo sul palco, che lo suonavano per la prima volta. Quello è un ricordo che ho fin da bambino. Poi vabbè, le partite allo stadio, quelle cose lì, ok. Ma tu sei arrivato in elicottero, Andrea? Sì, con mio papà. No, sono arrivato in metropolitana. Comunque, a proposito di quel periodo, che comunque è abbastanza lungo, adesso non mi viene in mente nessun episodio proprio specifico, però cioè Berlusconi è stato un po' come Ibra all'interno del... perché è stato una figura non solo
che sosteneva economicamente tutta la struttura, ma ci credeva veramente. Secondo me anche questo ha fatto la differenza, cioè ha proprio coccolato il Milan, ci ha proprio lavorato attorno, non ha solamente messo i soldi e ciao. E credo che anche questo abbia fatto una bella differenza. Ci sarà un motivo per cui tanti giocatori che insomma giocano nel Milan poi smettono di giocare e dicono io rimarrò milanista per sempre e questa rimarrà sempre la mia società, cioè è una cosa importante secondo me. Comunque è stato anche all'avanguardia nel creare appunto Milanello, Milan Lab, tutte quelle cose che poi coccolavano i giocatori, no, a 360 gradi, poi parlando anche con Gianluca Galliani, che come ha detto Cristina, siamo amici da tanti anni, aveva anche un canale musicale, Rock TV, che tra l'altro ha ripreso Rock TV. di recente, esatto, le trasmissioni, e quindi ci raccontava anche lui un pochino di aneddoti così, e si capiva che c'era un grande rispetto per quello che aveva fatto lui comunque a livello sportivo, a livello di costruzione della squadra. Qui citano Milan-Barcellona 4-0, insomma, di momenti ce ne Sì, sono. beh, Milan-Steaua, Sì. mi ricordo. Milan-Steaua, mi ricordo che io sono nato in un quartiere abbastanza rossonero a Milano, cioè vivevo fin da bambino in zona Lorenteggio, e c'erano molte persone, il portinaio, così, che facevano parte della sicurezza del Milan, che all'epoca era volontaria. Cioè tutta la security del Milan non era ancora uno staff professionale, eccetera, ma erano tutti dei volontari, tifosi, che comunque conoscevano tutti i vari personaggi. E quindi mi ricordo che mi portarono, sono andati con la nave a Barcellona per vedere la partita con lo Steaua, e poi mi hanno portato la maglietta con la scritta "sono venuto con la nave per vincere la finale di Milan-Steaua". Quello è un altro Che ricordo. meraviglia. Ce l'hai ancora? Dovrei avere, probabilmente a Ce l'hai casa dei ancora? miei, da qualche parte a casa dei miei dovrei averla, sì. Beh, usciamola, quella è un cimelio come il cappellino di Ruud Gullit. Ce Con le l'avevate il cappellino treccine, di sì. Ruud Gullit? No, non ce l'ho mai Beh, avuto, però me lo ricordo. L'ho incontrato, stava passeggiando in Duomo, dovrei avere ancora un suo autografo da qualche parte. ma di chi? Di Ruud Gullit? Sì, stava Che passeggiando meraviglia. con sua moglie, sono andata a rompergli le palle perché ho detto quando mi ricapita, fare l'autografo che ho conservato da qualche parte. Insomma, ci sono tanti ricordi ovviamente di quegli anni lì. Poi ci ricordo, una volta ho incontrato anche Gianni Rivera, perché aveva aperto, lui aveva lanciato una linea di abbigliamento sportivo che si chiamava proprio Gianni Rivera, con la R Sì. come logo, ed era venuto in un negozio sportivo dove abitavo io nella via per presentare il lancio del negozio, che aveva tutti i suoi prodotti, così, e quindi avevo fatto la foto con mio papà, così. Insomma, era proprio un Meraviglia. quartiere dove abitavo io, dove la maggior parte della gente erano tutti milanisti. Allora, ragazzi, io non vi voglio rubare troppo tempo, perché avevo detto che era un'intervista, non un sequestro di persona. Peraltro, oggi abbiamo avuto questi problemi continui di connessione, siamo uno da una parte, uno dall'altra, è una cosa un po' complicata, però vi assicuro che qui in chat è un tripudio veramente potrei leggervi, non so Leo se ne hai salvato Io qualcuno. sì, io ne ho più di uno, e anche qui vi volevo poi fare una domanda, perché non ne abbiamo parlato. Un nostro ascoltatore, un nostro anzi abbonato, ci scrive, e anzi ti scrive Cristina, ti amo più di Maignan, e sai per noi milanisti ovviamente quanto sia importante, no, come questo dichiarazione perché d'amore non è male, esatto, no, e vi chiedo di Mike Maignan. Tanto amore, grazie mille. Fantastico. Ecco. E vi chiedo di Mike Maignan, a questo di cifre molto alte. Questa società, come avete detto voi, hanno un modo, un approccio diverso, non guardano in faccia più o meno nessuno, e quindi vi chiedo, voi lo vendereste eventualmente? Allora, io ho persa la prima parte della domanda perché ho frizzato un po' tutto, quindi non ho purtroppo capito. No, su Maignan, visto che ti hanno fatto questo super complimento, chiedo prima a te e poi ad Andrea su Maignan, perché sono, ovviamente, vabbè, cosa ne pensate del nostro portiere, ma poi perché oggi, proprio è notizia di oggi, che potrebbero arrivare offerte da 80-90 milioni. Voi eventualmente cosa fareste? Cosa fareste? Con tutti quei soldi là, sì.
dei giocatori, cioè adesso senza discutere la bravura, tutto quello che vuoi, però fa sempre parte delle meccaniche di cui parlavamo prima. Conviene lasciare andare qualcuno che vale tanto o conviene magari provare a investire magari su qualcuno di più giovane, promettente, che magari potrebbe spaccare culi il giorno dopo? Ma allora, io penso che dobbiamo tenerlo perché è vero che sono tanti soldi, eccetera, però è anche vero che non è così facile sostituire Maignan, che al momento è uno dei, secondo me, dei 3-4 migliori portieri al mondo, almeno in Europa sicuramente. E soprattutto il modo in cui gioca lui non è così facile da sostituire. E lo stesso vale per Onana all'Inter, secondo me, visto che poi l'offerta si dice che sia girata anche su Onana dell'Inter, che secondo me è meno forte di Maignan, ma è comunque un altro portiere che non è facile sostituire perché anche prendendo un Vicario, uno di quelli super promettenti che ci sono adesso, comunque non giocano coi piedi come gioca Maignan o come gioca Onana. Quindi secondo me quel tipo di impostazione non è facile trovare un altro portiere che pronti via entra e ti diventa un regista arretrato così, no? Quindi secondo me prima di cederlo, se poi vabbè, la società non riesce a stare in piedi e ha bisogno di quei soldi, la venderà comunque. Però non credo che se ne priveranno così, soprattutto avendo dato un ruolo maggiore a Pioli, adesso non credo che gli tolgano una pedina così importante. Cioè. Allora, Speriamo. vi saluto con un paio di messaggi perché dicono la canzone, aspetta, mi sono perso un capolavoro, la Cuna Coil maggiore dei 3 olandesi, scrivono, Addirittura. Anche qui non è poco, non è poco, È un po' esagerato forse. un po' too much, dite un po' too much. Allora ve la faccio io la domanda finale, l'abbiamo detto, siete una band conosciuta in tutto il mondo, una band storica, avete fatto un sacco di canzoni, di opere d'arte, più di 2 milioni di dischi venduti. Chi ve l'ha fatto fare di venire al lunch a rovinarvi la reputazione? Ma soprattutto possiamo rifarla allora, magari in condizioni un po' più di normalità? Sì, ma sì. adesso ci avete invitato, non vi liberate più di noi, quindi torneremo. No, infatti, quando c'è da parlare di Milan ci siamo sempre. Ragazzi, veramente vi ringrazio. Purtroppo, appunto, vi chiedo ancora scusa perché so che l'audio magari arriva un po' dopo, non è facilissimo coordinarsi in queste condizioni. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, però siete stati meravigliosi, davvero, ragazzi. Mi giro l'affetto di tutta Radio Rosso. No, aspetta, in questo periodo chi vi vuole vedere, dove vi trova? Ma allora, possono spiare i movimenti oltre che sulle nostre pagine social, anche su lacunacoil.com, dove c'è la lista sempre aggiornata delle date che faremo. Ci sono tra l'altro parecchie date italiane in ballo, quindi insomma possono dirci così. E poi come altro, ma su YouTube possono vedere la nostra pagina, seguire la nostra pagina, la pagina Lacuna Coil, che contiene ovviamente tutti i video, quelli ufficiali, ma anche magari dei dietro le quinte, dei backstage interessanti che potete vedere solo lì. Come ero professionale. Il 27 agosto dove sarete? Perché Giuseppe dice ci vediamo il 27 agosto. Saremo vicino a Bassano del Grappa con un gruppo americano. Vicino a Bassano del Grappa, con un gruppo americano che si chiama Megadeth, che suoneremo con loro in una specie di piccolo festival, diciamo, che si chiama Ama Music Festival. Poi abbiamo la Sardegna, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, insomma abbiamo un po' di date sia in Europa che in Italia quest'estate. Perfetto. Ecco, vi avevo perso. No, dicevo, sarà ma con i Megadeth suonate? Sì. Infatti, ti abbiamo perso, aspetta. Con un gruppo. Sono con un gruppettino, i Megadeth. No, scusa, Cri, cosa stavi dicendo? No, stavo dicendo che sarà una bella estate e nel frattempo, insomma, continuiamo a scrivere il disco nuovo. È appena uscito un nuovo pezzo che abbiamo fatto, che abbiamo scritto ispirandoci ad un videogioco un gioco che si chiama
B-side, e c'è stata appunto questa collaborazione molto figa. E quindi insomma chi vuole ascoltare c'è anche un pezzo nuovo su qualunque piattaforma musicale che si chiama Never Done. Assolutamente, allora lo andiamo a recuperare. L'ultimo pezzo prima dell'inno del Milan che abbiamo detto stanno già Esatto, scrivendo che è in una lavorazione. call, noi apriremo questa petizione da fare arrivare al Milan. Ragazzi, veramente non so come ringraziarvi, ci avete fatto un regalo Grazie. meraviglioso, vi abbracciamo. Ciao. Tutti!